Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio, benvenuti qui nel mio canale. Oggi voglio discutere insieme a voi di una questione molto interessante che riguarda Boss e nel specifico del nuovo prodotto che è stato lanciato poche settimane fa, ossia il Boss Plugout FX1, in codice Boss PX1. Ho atteso un attimo prima di fare questo video perché ho voluto innanzitutto sondare un po' il web per vedere quali sono le reazioni dei vari utenti, dei vari chitarristi. Poi ho voluto un attimo capire il funzionamento di questo prodotto e ovviamente come funziona tutta la questione di inserimento, effetti e quant'altro. Beh, innanzitutto, che cos'è il Boss PX1? È un pedalino, ok, la grafica ricorda il classico Boss, ma con queste manopole, con questi colori così sgargianti, sembra quasi, appena l'ho visto, devo dire onestamente, pensavo fosse un fotomontaggio con Photoshop, invece esiste veramente. È un pedale completamente digitale, il quale è sostanzialmente un camaleonte, ossia scegliamo noi tramite app, sia da PC sia da smartphone, quale effetto esso debba replicare. Quindi ad esempio un Boss CE2, un Boss DS1, un Boss VB2, un Boss CS1. Sono i vari effetti Boss, tra i più famosi, dai compressori, le modulazioni, i chorus, i vibrati, i distorsori e quant'altro, che possono ovviamente essere caricati e richiamati da pedale. Attenzione, naturalmente uno per volta, quindi questo è un pedale che cambia in base alle nostre esigenze. Se vogliamo un phaser, sceglieremo phaser, se vogliamo un chorus, sceglieremo il chorus e via dicendo. Ok, e dunque dove sta la novità? Beh, sicuramente non è una novità, anzi, se devo dire onestamente, con tutto il rispetto per Boss, che io, lo sapete, è un brand, è un marchio che fino ad ora mi è sempre soddisfatto, è arrivata un po' tardi, perché in realtà soluzioni simili e che offrono anche di più allo stesso prezzo ce ne sono, e ce ne sono da parecchio tempo. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente, così senza saperne leggere né scrivere, è stata: alla buon'ora, finalmente, meglio tardi che mai. Ma qual è la cosa che invece ha fatto molto discutere tutta la comunità di chitarristi? Sicuramente il prezzo di vendita, perché voglio ricordare che viene venduto circa a 270 euro, almeno questo è il primo prezzo, poi magari in futuro qualcosa si abbasserà, ma soprattutto quello che offre questo pedale. Mettiamo subito i puntini sulle i, qualche specifica veloce. Chiaro, questo pedale contiene di suo, di fabbrica, appena lo acquistiamo, contiene 8 effetti preinstallati, attenzione, che non possono essere sostituiti, non possono essere rimossi. Oltre a questi 8 effetti preinstallati, ci sono altri 8 slot liberi dove potremmo in futuro scegliere e caricare i nostri effetti che vogliamo noi. E qua arriva il bello. Questi effetti da dove arrivano? Beh, naturalmente arrivano da Boss, ossia Boss ha dichiarato che da gennaio 2026 verranno resi disponibili un po' per volta vari effetti tra i più famosi, quindi ad esempio il Boss OD2, mi pare, il Boss DC2, quindi tutti i vari pedalini più famosi un po' alla volta andranno ad arricchire, per così dire, la libreria virtuale, la libreria digitale di Boss. Quindi noi potremo prendere che ne so, il effetto Boss che più ci piace e importarlo dentro in uno di questi 8 slot liberi di questo pedale, quindi per un totale di 16 effetti. L'inghippo qual è? È che questi effetti aggiuntivi che andremo ad aggiungere in futuro, se vogliamo, al pedale, li dobbiamo acquistare. Ok,
il prezzo non è una esagerazione, perché Boss chiederà, mi pare, 9,99 euro, quindi 10 euro ad effetto. Se pensiamo che devo andare a comprarmi il pedale originale, magari se è anche vintage, quindi lo devo acquistare usato, sicuramente non spendo 10 euro. Quindi il discorso di Boss è stato quello di dire ok, ce ne sono 8 già preinstallati, gli altri se li vuoi li paghi la licenza, paghi una licenza per poter usufruire di questo effetto, di quell'effetto, dell'altro effetto, scegli tu quali ti servono. Ecco, questo è un po' il mondo dei micropagamenti. Allora, ho visto un video su YouTube che mi ha fatto anche un po' riflettere. Io sono molti anni che non gioco più ai videogiochi, ma una volta mi ricordo che quando c'era dal Super Nintendo alla PlayStation 1, alla PlayStation 2, poi le cose hanno cominciato a cambiare, quando acquistavi un videogioco avevi il gioco completo, quindi andavo al negozio, acquistavo il videogame, lo pagavo, lo portavo a casa e avevo tutto il gioco. Invece negli ultimi decenni, diciamo, ha preso sempre più piede questa come posso dire, questa modo di fare mercato, che è quello dei micropagamenti, ossia acquisto il videogioco, bene, ma hai solamente una versione tra virgolette base del videogioco. Se poi vuoi qualche aggiunta, se vuoi qualche livello aggiuntivo, se vuoi il potenziamento, se vuoi questo, vuoi quello, devi pagare per poter integrare il videogioco base con altre cose che già ci sono dentro il videogioco ma sono bloccate. È un po' la stessa cosa che succede, ragazzi, con ad esempio le app negli smartphone. Una volta si andava su Google Store o si andava sull'App Store, ci sono applicazioni gratuite, c'erano applicazioni a pagamento, le pagavi una tantum e basta, l'applicazione era completa ed era tua. Oggi invece, se vuoi togliere la pubblicità, se vuoi qualche funzione aggiuntiva, devi pagare all'interno dell'app un micropagamento, 2 euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro. E effettivamente con Boss, ma non solo, il mondo della chitarra, il mondo dell'effettistica comincia a indirizzarsi verso le microtransazioni, i micropagamenti. Questo secondo me fa molto riflettere. Non dico che sia giusto o sia sbagliato, perché non sono un economista, ovviamente queste cose non mi competono, però posso dire se la cosa mi piace o non mi piace, e personalmente non piace molto. Penso ad esempio al Camper Player che vedete qui. Il Camper Player fosse stato uno dei primi, la Camper, a produrre questo aggeggio qui, che oggi viene venduto per circa 600 euro, ma quando lo acquistate avete la versione base. Se volete sbloccare le altre funzioni che, ricordo, già ci sono nel pedale, perché non è che devo acquistare un pedale più potente o con un maggiore processore, c'è già tutto in memoria, è solo che vengono bloccati. Se vuoi sbloccare le altre cose presenti all'interno del pedale, devi ad esempio acquistare il level 2 o il level 3, aggiungendo circa altri 300 euro al prezzo del pedale, quindi questo mi viene a costare 900 euro. Ecco, questa è una maniera effettivamente furba per ovviamente fare lucro, giustamente, perché naturalmente l'azienda dice acquisti il pedale, una volta che l'hai acquistato non ti vedo più. In questa maniera invece continui ad acquistare. Pensate a un'altra cosa, pensate ad esempio a Quad Cortex. Quad Cortex è stata un'altra Neural DSP, azienda furba a pensare una cosa simile. Con i firmware 3, ad esempio, hanno dato la possibilità di poter utilizzare alcuni dei loro plugin direttamente da Quad Cortex. Sì, ma questi plugin li devi acquistare.
tu devi acquistare una licenza. Una volta che hai acquistato la licenza per utilizzarlo ovviamente nel computer, allora lo puoi utilizzare anche sul Quad Cortex. Anche qua è discutibile, c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, per carità io non entro nel merito, però vedete che in questa maniera qua quando faranno aggiornamenti futuri che implementeranno la possibilità di inserire altri plugin, ovviamente l'utenza è indotta ad acquistare. Boss arriva con questo pedale che ti dice: guarda, metà della memoria è occupata da effetti che non puoi togliere, che ti piacciono o no, non li puoi togliere, lì ci sono. L'altra metà, quindi gli altri 8 slot, li puoi riempire con quello che vuoi te, ma li devi acquistare al prezzo di 10 euro l'uno. Ok, per carità, io posso anche dire che a fronte di 270 euro, vabbè, 10 più, 10 meno, non mi metto, personalmente non sono il tipo che mi metto a elemosinare i 10 euro. Se mi serve quell'effetto, pago 10 euro in più e fine, ce l'ho. Però volevo ragionare insieme a voi, sapere, sentire così qual è la vostra opinione su questa mossa di mercato, perché stiamo parlando di Boss, non stiamo parlando dell'uomo comune, non stiamo parlando di un'azienda qualsiasi nel Nebraska sconosciuta, cioè stiamo parlando di Boss, che è un colosso a livello mondiale. Se Boss fa così oggi, c'è da aspettarsi, ed è quello il problema, c'è da aspettarsi che in futuro anche altri facciano come Boss. Quindi dove andremo a finire? È quello il punto, perché a fare questa mossa è stato un big. Inoltre, se pensiamo che allo stesso prezzo, se non meno, ci sono altre alternative, io qua mi sono fatto alcuni appunti. Ad esempio, nel 2011 c'era il Digitech iStomp, che non ebbe molto successo, molti se lo sono dimenticato, ma era uno dei primi, o forse il primo, pedale digitale che permetteva tramite la propria applicazione di inserire all'interno gli effetti. È stato abbandonato, non viene più sviluppato, quindi non ne teniamo conto. Ma si pensi per esempio al Oton X-Stomp, è un pedale che è dal 2016, quindi sono già quasi una decina d'anni che è nel mercato, che fa proprio questa cosa qua. Tramite l'applicazione carico dentro gli effetti, costa intorno ai 230 euro, ma ovviamente abbiamo molta più scelta. Pensiamo anche ad esempio al famosissimo Zoom Multi-Stomp. Io ho questo qui ed è una delle tante versioni, questa è quella con il chorus, delay e riverbero, c'è quella con le distorsioni e quant'altro, quindi di questo pedale sono state fatte molte edizioni con vari effetti. Il prezzo di questo pedale qua si aggira dai 110 ai 140 euro in base al modello, e al suo interno troviamo circa, poi dipende dal modello, circa un centinaio di effetti. Ci sono già 100 effetti che non devo acquistare, ci sono già al suo interno e li seleziono direttamente da qua, anche senza applicazione. Oppure se pensi al TC Electronic Plethora X1, vi costa circa 160 euro e possiamo caricare al suo interno, possiamo scegliere fino a 14 effetti. Ok, ha 2 effetti in meno del Boss PX1, ma questi 14 effetti sono già lì, non li devo acquistare in più, e il pedale costa 160. Cavolo, 110 euro in meno del Boss. Oppure si pensi, l'ho recensito qui sul mio canale, al famosissimo Line 6 HX1, che è quel pedale che al suo interno contiene tutti gli effetti di Helix, con qualche distinguo, perché ovviamente mancano gli amplificatori, manca qualcosina, ma il comparto effetti, riverberi, delay, chorus, vibrati, distorsori, compressori, equalizzatori, ha tutto al suo interno, ha oltre 250 effetti. Sono già disponibili da pedale, non mi serve l'app, non devo acquistare licenze per poter utilizzare, e il costo è 245 euro. Quindi è un'alternativa effettivamente, secondo me, forse la più intelligente.
Per questo Boss arriva con questo pedale e la comunità ha storto un po' il naso, anche perché si pensi che questi effetti all'interno del pedale, io una volta che ho registrato il mio account, che ho fatto tutta la registrazione presso il cloud Roland Boss, li posso utilizzare nella mia DAW, ad esempio Logic, Cubase, ok? Li posso utilizzare direttamente come un plugin VST, ma attenzione, li posso utilizzare come VST all'interno della DAW gratuitamente per 6 mesi. Scaduti questi 6 mesi devo pagare un abbonamento al Roland Cloud, quindi devo pagare abbonamenti anche là. Effettivamente fa pensare proprio a una maniera per vendere abbonamenti e per vendere effetti come fossero delle DLC, no? E contenuti scaricabili aggiuntivi dei videogiochi. Boss replica dicendo che gli effetti che possiamo inserire all'interno del PX1 sono effetti ufficiali Boss, quindi sicuramente la simulazione ad esempio del Boss CE2 la troviamo nel Line 6, la troviamo sulla Zoom, lo possiamo trovare su Ampero, su Fractal, su Kemper, lo troviamo sicuramente dappertutto, però Boss ci dice questa è la simulazione, quella ufficiale, quella originale. Ok, d'accordo, non possiamo dir di no perché è marchiato Boss, ma secondo voi ne vale la pena? Quindi questo era un video così per riflettere insieme a voi, io spero sempre in maniera educata, sempre in maniera intelligente e ponderata. Fatemi sapere che cosa ne pensate e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!